Spesso per divertirsi i marinai prendono degli albatri, che sono grandi uccelli marini, li catturano e li mettono sulla tolda delle navi e poi li sbeffeggiano perché gli uccelli hanno delle ali molto grandi e quindi rimangono impacciati nel camminare e loro si divertono a deriderli. Charles Baudelaire, il grande poeta francese del 1800, descrive questa situazione in maniera straordinaria in una poesia chiamata L'Albatro e che finisce così. Il poeta è simile al principe delle nubi, l'albatro, che sfida la tempesta e sfida l'arciere, ma relegato sulla terra in mezzo ai suoi miasmi, le sue ali di gigante gli impediscono di camminare. Ecco, questo è il succo praticamente del film di Peter Weir, che è L'attimo fuggente. Peter Weir è uno straordinario regista australiano, autore di notevolissimi film: Picnic a Hanging Rock, The Truman Show, il Death Witness, il testimone, Master Commander, tutti film incentrati sull'esperienza giovanile, sulla capacità, su quel momento di apertura del mondo giovane al mondo adulto. Sono tutti attenti, proprio come se l'infanzia fosse un momento felice che poi si scontra con la realtà. Chi riesce a portare i sogni della giovinezza fino all'età adulta è colui che è più coerente con se stesso, è colui che, diciamo così, riesce a fiorire. Perché infatti anche questo film, che si avvale della straordinaria sceneggiatura di Tom Schulman, prende l'Oscar per questo film, e Tom Schulman racconta che si basa anche in parte sulla sua esperienza personale, cioè di alunno di un college che ha trovato questo strano professore che l'ha formato e che lui poi racconterà in questo film. Il film è lo scontro tra l'idealismo e la realtà, lo scontro fra la capacità poetica e la mera pratica, la logica ferrea che regola invece i rapporti umani al di là dell'idealismo della poesia e dell'idealismo dei sentimenti. Questo scontro avviene in una scuola diciamo l'equivalente oggi di un nostro liceo, un college, in cui i giovani di varie classi sociali, ma soprattutto diciamo della borghesia benestante, vengono chiusi per essere addestrati a essere disciplinati, onorevoli come personaggi, rispettosi, di essere perfette macchine per il funzionamento dello Stato, cioè per essere dei perfetti conformisti. Ma arriva il nostro protagonista, che è interpretato da Robin Williams. È il professore Keating e questo professore è in realtà, oltre il suo aspetto quieto e diciamo così quasi garrulo, quasi divertito, ironico, è in realtà una bomba a mano, cioè è qualcuno che fa capire ai ragazzi come stanno marciando verso l'ammasso del cervello, stanno marciando verso un conformismo e una, diciamo, stupidità di massa che impedirà loro di esprimere le potenzialità che hanno, di esprimere soprattutto, e questa è la cosa più importante e più bella del film, i propri sogni, le proprie aspirazioni, le proprie aspirazioni. Io sono molto particolarmente affezionato a questo film, perché in realtà sotto certi aspetti è anche la storia della mia vita. Io sono stato da un uomo buono e diciamo così stimabile e affettuoso che ho amato tanto, che era mio padre, da quest'uomo io sono stato picchiato perché scrivevo, perché non potevamo permetterci un'attività intellettuale in un mondo in cui l'intellettualità poteva servire soltanto a guadagnare soldi, cioè a diventare medico, avvocato, ingegnere, cioè a mettere a frutto la scuola per trovare una professione che ci permettesse di elevarsi, di entrare nel famoso ascensore sociale. E io, primo della classe, costretto a prendere premi e a avere encomi a scuola, improvvisamente mi sono ribellato perché le cose che avevo imparato e che mi erano state insegnate da alcuni professor Keating, mi avevano fruttato nel cervello, mi avevano fatto germogliare delle idee
mi avevano dato un meccanismo di rivolta. Io volevo scrivere poesie, volevo scrivere storie, volevo scrivere film, volevo scrivere il teatro, volevo non diventare un direttore delle imposte, un notaio, un avvocato, un dottore, no, volevo essere qualche altra cosa. Per questo mi riconosco particolarmente nei ragazzi dell'attimo fuggente e mi riconosco particolarmente anche nel professor Keating, perché quando mi è toccato insegnare ho insegnato le cose del professor Keating e se oggi c'è qualche professore universitario, qualche giornalista, qualche scrittore in più, è anche per mio è merito del loro talento, ma anche in piccolissima parte del mio piccolo sforzo, della mia piccola indicazione che è servito più o meno a indirizzarli. Quindi tutto questo discorso per dire come il germe della poesia in realtà non è qualcosa di eversivo, ma è qualcosa che fruttando fiorisce, che dà il sapore alla vita. E la famosa frase del professor Keating, che è ripresa dalle Odi di Orazio, e che dice Carpe diem, in realtà il verso di Orazio, quindi pensate un poeta, pensate quanto sono importanti i poeti, un poeta di circa 2050 anni fa, il quale dice mentre noi parliamo il tempo che ci invidia fugge, quindi carpe diem, cogli il giorno, qua minime credula postero e non credere nel domani. Ecco, in questo sapore, in questo verso che è proprio carpe diem, cioè prendi il giorno, c'è la disperazione di un mondo pagano che non aveva nessuna ansia metafisica e non poteva conoscere una possibilità futura come noi possiamo conoscere e quindi poi scegliere di avere o scegliere di non avere. Ma questo era un mondo che finiva con la morte, finiva con il buio, con la tenebra della morte e quindi questo verso è ancora più struggente, arriva ancora di più al cuore, ma noi dobbiamo cogliere quest'attimo nel senso di cogliere anche le occasioni, di prendere la possibilità di credere in noi stessi e di scegliere quello che vogliamo fare. È molto meglio essere uno scrittore fallito che però ha seguito la sua strada e le sue storie piuttosto che un mediocre più o meno affermato medico che ha tradito la sua vocazione e che riempie ricettari soltanto per sopravvivere. Ecco, questa è la mia filosofia che si scontra, come tutte le forme idealistiche, con la realtà. Io però una volta sono tornato, avevo comprato con i miei soldi, ero giovanissimo, una motocicletta e mentre risalivo, abitavo in quel momento, avevo lasciato Trastevere e abitavo a Montemario, mentre risalivo la collina di Montemario, con l'aria proprio che cambiava e quindi sembrava proprio che i miasmi di Baudelaire mi abbandonassero in sella alla motocicletta, mentre Papa Giovanni aveva proclamato l'apertura del cristianesimo. John Kennedy aveva detto che bisognava buttare il cuore oltre ogni frontiera. Il mondo sembrava veramente cambiare. Noi giovani finalmente eravamo considerati dopo aver gridato e protestato. Sono arrivato a casa e c'era mio padre che in canottiera, in cucina, mangiava una pasta e fagioli raffreddata perché era vedovo, poverino, e quindi si cucinava da solo. E mio padre mi ha guardato e mi ha visto così, felice, trionfanti, i capelli spettinati dal vento, l'orgoglio di avere una moto e di far parte di un mondo che cambia e mi ha detto, povero te, non cambierà niente. E io ho avuto un dolore atroce in quel momento perché ho visto mio padre per la prima volta vecchio e ho capito che non credeva più nella speranza. Bene, posso dire oggi a mio padre che non c'è più dovunque sia, papà ti sbagliavi, perché il mondo è cambiato, non molto, forse è cambiato in peggio, ma è cambiato anche sicuramente in meglio. E come uno dei ragazzi dell'attimo fuggente, io dico al destino, capitano, mio capitano, noi andiamo avanti, crediamo che le idee e la poesia più o meno non dico che trionferanno, ma sicuramente cambieranno la vita e la miglioreranno. Quindi, papà, ti sbagliavi, il mondo cambierà e su questa speranza e su questo capitano mio capitano vi saluto.